Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. In questo video oggi voglio portarvi con me a Singapore e sapete perché? Perché lì si trova proprio l'ospedale più infestato, ovvero il Kanji Hospital. Quello che oggi è l'ospedale abbandonato Kanji fu costruito per la prima volta dal governo britannico nel 1935 per integrare altre installazioni militari come armerie e caserme a Kanji, che allora era una grande base militare britannica destinata a difendere le estremità orientali dello stretto di Johor. L'ospedale, attualmente vuoto, comprendeva due edifici principali militari costruiti dal governo coloniale britannico, vale a dire il blocco 24 e il blocco 37, entrambi situati su una collina prominente che domina lo stretto orientale di Johor e la vicina Palau Bin, a circa 1 chilometro dal mare. Entrambi i blocchi facevano parte della caserma militare di Kitchener, che ospitava tra l'altro i Royal Engineer dell'esercito britannico, e si ritiene che il blocco 37 sia stato commissionato e utilizzato come una piccola struttura medica delle baracche proprio in quel posto. Si ipotizza che non servisse solamente agli ingegneri alloggiati lì, ma che i soldati di artiglieria della Royal Artillery a Roberts Barracks, che attualmente si chiama Fairy Point Hotel, e non solo, anche ai Gordon Highlanders a Seleran Camp, ora base del quartier generale della 9ª divisione dell'esercito di Singapore, e che fosse previsto anche il blocco 37. Infatti queste tre unità militari britanniche avevano sede nelle vicinanze dell'ospedale appunto di Kanji. Durante il periodo dell'occupazione giapponese a Singapore, il complesso di Kitchener Barracks fu utilizzato come ospedale militare principalmente per il servizio del personale militare giapponese ferito e ad alcuni prigionieri di guerra alleati soprannominati, o meglio, abbreviati POV. E tra l'altro era anche un'importante componente area carceriaria Kanji, gestita e diretta dalla famigerata Kampetai, ovvero la polizia giapponese che svolgeva anche il ruolo di polizia segreta. Anche così, gran parte dell'area di Kanji, dove erano detenuti gli alleati e i prigionieri di guerra civili, era generalmente considerata quasi autonoma nella sua amministrazione, con i prigionieri autorizzati a vagare per la gran parte dell'area, anche se ovviamente sotto costante sorveglianza giapponese. Nei blocchi 24 e 37 in questa caserma si presume che i Kampetai la usassero anche come luogo di tortura, oltre che ovviamente al suo scopo principale di centro medico. E qui raga apro un attimino una parentesi, perché queste voci non si sa bene se sono veritiere e si basavano sull'affermazione che una piccola stanza con finestre in cui delle catene molto grosse, molto spesse pendevano dalle pareti, e quelli che presumibilmente erano i resti di un vecchio strumento di tortura, come ad esempio macchie di sangue lasciate lì a seccare sul pavimento, fungevano come una terrificante camera di tortura di questo ospedale. Le strutture mediche di questa prigione di Kitchener, appunto, furono successivamente ritenute inadeguate e furono temporaneamente trasferite a Roberts Barracks. Dopo la fine della seconda guerra mondiale nel 1945, il centro medico tornò nella sua sede principale dove era prima, ovvero il blocco 37. 2 anni dopo, la Royal Air Force britannica, con diminutivo RAF, con sede nel vicino aeroporto di Kanji, istituì appunto il RAF Hospital Kanji nei blocchi 24 e 37. Ma nel 1962 fu aggiunto un altro edificio per completare i 2 blocchi dell'area prebellica, che costituivano allora l'attuale ospedale. Questa nuova aggiunta, questa nuova struttura gigantesca si chiamava blocco 161 ed era una grandissima appunto struttura addizionale moderna che è stata costruita tra il blocco 24 e il blocco 37 per unirli insieme su Fifth Hill, che prima divideva i 2 edifici rendendo loro l'accesso molto difficoltoso. Dal 1947 al 1961 la RAF utilizzò l'ospedale non solo per servire il proprio personale di servizio, ma anche truppe straniere del Commonwealth, tra cui truppe australiane e neozelandesi, nonché i soldati dell'ONU anche durante la guerra della Corea tra il 1950 e il 1953. Questo accordo
accordo continuò fino a quando Singapore rivendicò la piena e totale indipendenza nel 1965. Da quel momento in poi gli inglesi iniziarono un lento ritiro della loro presenza militare a Singapore, seguendo la loro politica a est di Suez, che prevedeva l'eventuale partenza britannica dal sud-est asiatico. Ma nel 1971, ragazzi, questo ospedale fu ribattezzato con il nome Ospedale Anzac, in seguito all'uscita su larga scala delle truppe britanniche con sede a Singapore prima di quell'anno, e serviva i militari Anzac, Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito. L'unità Anzac fu sciolta nel 1975 e questa struttura fu ribattezzata ulteriormente con un altro nome, appunto Singapore Armed Force Hospital. L'ospedale SAF, ovvero delle Forze Armate di Singapore, si è occupato dell'assistenza medica del personale e dei loro familiari. A poco però tutti i servizi che appunto offriva questa struttura, questo ospedale, furono estesi anche al pubblico e le tariffe furono addebitate come tutti gli altri ospedali pubblici gestiti dal governo in altre parti di Singapore. L'ospedale SAF si è ufficialmente fuso con il vicino Changi Chalet Hospital da 36 posti letto e nel 1976 finalmente ribattezzato per la terza volta appunto con il nome Changi Hospital, ma raga, solo dopo che è stato consegnato al Ministero della Salute. Questo accordo però durò fino al 15 dicembre del 1977, quando l'ospedale Kanji fu chiuso dopo la fusione dell'ospedale Toya Payoh per formare l'ospedale generale Kanji. Dopodiché tutto il resto dell'altra struttura cessò tutte le operazioni e rimase vuoto, con la proprietà del vecchio ospedale che rimase trasferito alla Singapore Land Authority, abbreviata SLA, che originariamente aveva inviato delle guardie di sicurezza e dei loro cani per proteggere il vecchio ospedale dagli intrusi, anche perché raga, a quel tempo quella struttura non era ancora recintata e molte persone cercavano appunto di entrarci, ma non solo i locali, anche persino gli stranieri, per condurre, indovinate un po' quale attività, andare a cercare spiriti e atti vandalici. Ma non solo questo, raga, magari si fossero fermati qua, facevano addirittura delle sedute spiritiche per evocare il demonio. Io sono sempre più sconcertato. Boh, vabbè. Ma a questo punto, raga, qua cominciamo ad avvicinarsi ai giorni nostri, perché nel 2006 l'ASL ha concesso in locazione commerciale tutto quanto questo terreno. La gara d'appalto fu vinta dalla Best Way Properties, che proponeva di costruire un bellissimo resort termale all'interno del vecchio ospedale entro la fine del 2008. Il progetto però non è stato mai portato a termine o addirittura tantomeno avviato per il motivo di elevate problematiche finanziarie durante la recessione in quel periodo, e tutto questo sito, tutto questo terreno fu restituito all'SLA nel 2010, che a quel punto ha recintato tutta l'intera struttura, installando anche telecamere di sicurezza e sensori di movimento in più punti, ma anche all'interno dell'ospedale stesso, per sostituire il personale di sicurezza. Ma pensate, raga, che nonostante tutto questo, alcuni adolescenti tentano ancora di intrufolarsi dentro questi immensi blocchi, questa immensa struttura, nonostante sappiano che c'è il rischio di essere arrestati. Proseguor, la società di sicurezza incaricata dalla SLA per proteggere l'ospedale Kanji, tutt'oggi ancora abbandonato. Quindi raga, se qualcuno avesse in mente, avesse intenzione in qualche modo di andare lì a fare delle indagini sul paranormale e quant'altro, non ci andate, raga, non ci andate, perché veramente correte il rischio di essere arrestati e magari, perché no, potrebbero anche buttare via la chiave, non si sa mai di che cosa hanno nella testa. Comunque vabbè raga, ho fatto questa piccola premessa, ma adesso andiamo avanti. Pensate che gli Universal Studios Singapore hanno costruito una piccola replica dell'ospedale Kanji per far conoscere il famoso edificio infestato, che diventa popolare tra l'altro tra i visitatori nel periodo di Halloween. Dal suo abbandono della reale struttura, ovviamente, sono emerse tantissime storie sul paranormale e soprattutto, raga, di gente, di persone che sono riuscite a entrare all'epoca e hanno raccontato di eventi di poltergeist, fenomeni
di ombre che scorrono sui muri, insomma i classici fenomeni paranormali, ma davvero in questo posto sono terrificanti, raga, sono terribili. E tra uno di questi si racconta che c'è un'infermiera che vaga per tutti i complessi della struttura chiedendo e urlando aiuto, e non solo, ma anche disperandosi e piangendo. Infatti appunto all'epoca che è riuscito ad entrare e ha fatto video, ha fatto foto, in questi video, in queste foto, ecco, sono apparsi, come posso dire, a parte orbs di una quantità indefinita, illimitata, è una cosa incredibile, ma anche delle forme strane, dei volti strani, delle figure evanescenti. Il 3 novembre del 2021 ci fu una proposta per trasformare l'Old Kanji Hospital, appunto il vecchio Kanji Hospital, in un osservatorio per vedere le stelle e il ponte di osservazione dell'aviazione, e che ha vinto un concorso con l'unico e solo scopo di rivoluzionare l'area del Kanji Hospital. Questo progetto si chiamava Ascending to the Sky e si è classificato al primo posto nella categoria aperta in un concorso di idee per convertire l'ospedale. Questo concorso è stato organizzato dalla Singapore Land Authority e dall'Urban Redevelopment Authority. Il complesso ospedaliero abbandonato era popolare tra i registi dopo che la Singapore Land Authority ha avviato un programma di affitto a breve termine degli edifici che un tempo formavano l'ospedale. Molte serie televisive popolari della Mediacorp, come Growing Up, The Crime Hunters, Chid e Incredible Tales, sono state girate nella gran parte nell'ospedale abbandonato, che negli anni 2000 era già gravemente danneggiato, e non solo quello, abitato da vandali, tossicodipendenti, criminali e satanisti, appunto come vi ho detto prima. Infatti in quel periodo l'Old Kanji Hospital fu notoriamente dichiarato da alcuni singaporiani come uno dei luoghi più infestati di tutto il paese. Si dice che gli edifici siano infestati dagli spiriti delle vittime dell'occupazione giapponese, dei senza tetto e di coloro che morirono proprio in quell'ospedale. Nel 2017, qua torniamo un attimino indietro ragazzi, perché è uscito un video di avvistamenti di un'infermiera, che tra l'altro è una delle apparizioni che vi ho detto prima, che trasportava un fagottino piccolino, appena nato quasi, per tutto l'ospedale, scatenando così l'inquietudine su questo ospedale e su tutte le presunte attività paranormali che avvengono al suo interno. Gli edifici un tempo abbandonati e derelitti e la loro reputazione spettrale sono stati alla base per il mockumentary del 2010, ovvero Haunted Kanji, che utilizzando i filmati ritrovati raccontava di un piccolo gruppo di investigatori sul paranormale che entravano in queste strutture per conoscere il loro terrificante passato, e si concludeva, indovinate come, con un terrificante risultato per ciascun membro. Alcune delle aree più importanti di questo vecchio ospedale, famoso ovviamente per le infestazioni, ci fu anche un obitorio che attualmente è stato demolito. Invece la sala operatoria con pareti di piastrelle e l'edificio di pronto soccorso sotto la collina dove si trova l'ospedale principale sono stati anch'essi demoliti ormai da tempo. È risaputa anche l'informazione di presunti bunker sotto l'ospedale Kanji dai tempi in cui era una base militare, sebbene attualmente non vi sia disponibile alcun tipo di accesso, insomma non si può entrare, perché i suoi punti di accesso, che si presume siano 3, sono stati letteralmente nascosti, sbarrati. Una foto era stata scattata al Kanji Aloha Chalet vicino all'ospedale e presumibilmente mostrava quello che viene definito un vero e proprio spirito. Secondo i proprietari della foto, la loro stanza si trovava proprio di fronte all'ospedale Kanji, e non solo, ma anche all'Aloha Kanji Resort, tristemente abbandonato ma soprattutto infestato. Ragazzi, anche per oggi questo video termina qua. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel like, anzi tempestate proprio di like questo video, commentate e iscrivetevi soprattutto a questo canale attivando tutte le campanelline. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!